Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Proprio ieri, martedì 1 luglio, è uscito il nuovo firmware 4.1.0 per pedaliere EDRUSH Prime, EDRUSH Core e Flex Prime. Vediamo insieme come effettuare l'aggiornamento e quali sono le novità introdotte. Se decidiamo di aggiornare via wireless, la cosa sarà molto semplice. Innanzitutto bisogna avere il router o modem acceso, dopodiché accendiamo EDRUSH e come prima schermata che ci verrà mostrata sarà proprio l'avviso del nuovo firmware. Come potete vedere, infatti, a schermo compare questo avviso che ci dice che in questo caso è disponibile il firmware 4.1.0. Qui possiamo vedere anche le note di rilascio, quindi conoscere quali sono i miglioramenti, quali sono le aggiunte, e poi possiamo decidere se vogliamo proseguire con l'aggiornamento oppure no. In questo caso EDRUSH si arrangia lei completamente a scaricarsi l'aggiornamento ed installarlo. Ma nel caso il wireless non funzionasse o per qualche motivo la nostra EDRUSH non si collega ad internet, vediamo come aggiornare in maniera manuale utilizzando la connessione USB. Dunque, per prima cosa collego la EDRUSH al computer con il cavo USB. Dopodiché mi dirigo nel menu Firmware Update. Qui di nuovo mi viene chiesto se la voglio aggiornare tramite USB o tramite Wi-Fi, in questo caso mettiamo USB. La EDRUSH si spegnerà automaticamente e si riavvierà in modalità Update. Ora rimane in questo stato in attesa dell'aggiornamento. Andiamo dunque su Google, navighiamo in edrushfx.com, selezioniamo la nostra pedaliera, nel mio caso ho la EDRUSH Core, scorro verso il basso la pagina di un poco e seleziono Downloads. Qui in alto trovo i firmware più aggiornati, sia in versione Windows che in versione Macintosh. Io utilizzo quello in versione Mac, naturalmente voi scaricate quello per il vostro sistema operativo. Terminato il download posso chiudere il browser internet ed ecco qui il file zip. Apriamo il file zip estraendolo qui sul desktop e avviamo l'update facendo doppio clic. A questo punto la EDRUSH l'avevamo lasciata in modalità di attesa, mentre il software di aggiornamento è pronto per partire. Clicchiamo su Update EDRUSH Core e in automatico la nostra EDRUSH sarà aggiornata. Naturalmente è importante non scollegare l'energia elettrica, non scollegare il cavo USB ed attendere il termine completo dell'aggiornamento. A schermo della EDRUSH non comparirà assolutamente nulla, semplicemente una volta che l'aggiornamento sarà terminato si spegnerà, come in questo caso, e si riavvierà da sola. Qui in basso potete leggere il numero 4.1.0 che indica che l'aggiornamento è stato installato. Per quanto riguarda invece il software da PC, una volta terminato comparirà questo pulsante verde con scritto Done. Clicchiamo per chiudere l'applicazione. Appena aggiornata e riavviata, EDRUSH ci mostrerà nuovamente le release note, ovvero tutte le informazioni che riguardano le aggiunte e i miglioramenti introdotti con questa nuova versione del firmware. Chiudiamo pure e siamo pronti ad utilizzarla. Scopriamo insieme quali sono dunque queste nuove aggiunte, questi nuovi miglioramenti. La mia Stratocaster collegata direttamente in EDRUSH. La prima aggiunta molto interessante è un riverbero che EDRUSH chiama C-Reverb. È un riverbero a convoluzione, ossia un riverbero che utilizza impulse response, naturalmente
molto lunghi per simulare ambienti, per simulare i riverberi. Ricordo che l'utilizzo degli impulse response per la simulazione di ambienti fu proprio il motivo per cui a metà degli anni 80 venne realizzata questa tecnologia. E se volete scoprirne di più, se volete saperne di più riguardo agli impulse response utilizzati per simulare i riverberi, vi invito a guardare questo video qui in cui ho fatto varie test e ho cercato di spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Ma veniamo a noi, andiamo a vedere questo C-Reverb in Airbrush. Aggiungo dunque un riverbero e infatti sotto la categoria riverberi trovo C-Reverb. Clicco su Load Reverb e qui posso caricare impulse response di riverberi. Su user ci saranno i miei, in questo caso non ho ancora inserito nulla, mentre in Airbrush trovo i suoi di default. Ad esempio potrei inserirmi space, vediamo hall, Minsk, room, studio, chamber, mettiamoci una hall, 1, 2 o 3, mettiamoci la prima, carichiamo ed ecco qui il C-Reverb. Abbiamo naturalmente i controlli high pass e low pass, quindi dei filtri, dei tagli negli estremi di banda, e wet che mi permette sostanzialmente di regolare, vediamolo come un controllo mix, quanto voglio sentire questo riverbero. Ovviamente con il controllo Tails, come al solito, posso scegliere se le code di riverbero devono oppure meno proseguire quando spengo l'effetto. Ma vediamone un altro, per esempio scegliamo uno spring, quindi riverberi a molla, spring mono, spring stereo, wide. Prendiamoci un long spring stereo, load. Abbassiamo il wet. Ecco, questi sono solamente alcuni esempi. Da notare che non c'è la possibilità di scegliere quanto lungo o quanto corto vogliamo un riverbero, ed è normale perché questi non sono dei riverberi realizzati con un algoritmo matematico, ma sono delle misurazioni, ossia sono stati posizionati dei microfoni all'interno di ambienti veri, quindi una chiesa, una stanza, ed è stato catturata la risposta, è stato catturato le caratteristiche di quell'ambiente lì, quindi praticamente non possiamo accorciare o allungare il tempo di riverbero, semplicemente cambiamo impulse response. Di riverberi a disposizione di default ce ne sono già 50 e naturalmente poi possiamo importare, inserire eventualmente i nostri che magari già possediamo. I prossimi due effetti che sono stati aggiunti fanno parte della categoria delay. Abbiamo un multitap delay e un delay granulare. Andiamo a scoprirli insieme. Partiamo dal delay multitap, quindi seleziono delay, multi delay e metto default per cominciare. Entro nel menu e questo è il risultato.
Qui ho tutta una serie di controlli, posso scegliere naturalmente se voglio in sync oppure no, posso scegliere il tempo di ritardo, il feedback, poi posso naturalmente scegliere, questo è importante, il tipo di loop. Chiaro, quindi se il tap 4 va sull'input oppure sul tap 1, sul tap 2 o sul tap 3. Naturalmente magari può sembrare incasinato, difficile da comprendere, ma la cosa migliore da fare è ascoltare. Tap 4 su tap 1. Tap 4 su tap 2. Proviamo per esempio tap 3 su tap 1. Proviamo l'ultimo, per esempio selezioniamo tap 2 su input. Quindi naturalmente quello che vi consiglio è selezionate il multitap, ovvero il pattern, diciamo così, che più vi piace. Poi naturalmente abbiamo i canonici controlli tail, stereo e mix. Con carattere possiamo scegliere se vogliamo un carattere più scuro, più chiaro o magari neutro. Qui naturalmente troveremo BP, high cut, low cut, dove abbiamo, allora, questi sono i valori di risonanza, quindi avremo un picco di risonanza sulle 4000, sulle 2000, le 1000, le 500, le 250 Hz. BP sta per Band Pass Filter, vale a dire che passeranno le 1000, le 2000, le 4000 e via dicendo. Low cut praticamente viene effettuato un taglio sotto le 125, le 250 e le 500, mentre high cut viene effettuato un taglio sopra le 4000, le 2000 e via dicendo. Neutral lo lasciamo completamente flat, quindi un'equalizzazione piatta. Una cosa molto interessante del multi delay è il fatto che possiamo scegliere per ogni tap, quindi per ogni ripetizione, sia il pan, quindi destra o sinistra, e anche il tempo di delay, che in questo caso è espresso in frazioni. Per esempio tap 1 lo metto completamente a sinistra, tap 2 lo metto completamente a destra. Magari mi metto anche il 3 circa il 50, un po' di qua e un po' di là, e posso scegliermi anche dei tempi diversi. Per esempio il primo mi metto a 5 ottavi, il secondo me lo metto a 4 ottavi e il terzo me lo metto a 3 ottavi. Naturalmente con questo multi delay possiamo generare vari tipi di delay, tra i quali per esempio il famoso dual stereo delay, quindi praticamente avremmo 4 ripetizioni in parallelo, oppure un altro famosissimo che si chiama il circular delay, ossia il delay circolare, praticamente quel delay che ci dà l'impressione di girarci attorno alla testa. Ecco, naturalmente bisogna sapere regolare sapientemente i livelli di pan e naturalmente i tempi per poter simulare praticamente qualsiasi delay stereo esistente. Per chi fosse interessato vi ricordo che io realizzo EDRUSH Prime Masterclass, ossia un corso completo specifico per EDRUSH Prime, EDRUSH Core e EDRUSH Flex Prime. È un corso che vi accompagnerà dal livello base fino al livello professionale, in modo che possiate utilizzare la vostra pedaliera senza più nessun dubbio e al massimo della sua e delle vostre potenzialità. Trovate tutto questo sul mio sito www.robyrocks.it. Grazie. L'altro delay interessante era il delay granulare, quindi vado su delay e inserisco grain delay. Mettiamoci il valore di default, apriamolo e ascoltiamo.
Per capire un po' meglio che cosa fa, utilizziamo uno dei preset qui presenti. Per esempio, mettiamoci un Atomic. Selezioniamo per esempio un Chimes. Per finire proviamo un Introvert. Il delay granulare è un delay molto particolare perché genera grain da grano, genera delle particelle, diciamo così, che sembrano non seguire nessun tempo prestabilito, sembra, come dire, delle ripetizioni alquanto imprevedibili. Questo dipende da come regoliamo i vari parametri. Di certo non è un delay canonico, non è un delay utilizzato per avere delle ripetizioni regolari, quindi se fate ad esempio U2 sicuramente non lo utilizzerete, ma viene utilizzato soprattutto insieme a riverberi e a chorus per creare dei tappeti sonori, per creare dei pattern di riempimento, proprio per il fatto che è così imprevedibile e poco diciamo così, poco statico, poco regolare, crea appunto delle varianti, delle variabili che mescolatesi insieme a chorus, insieme a riverbero, rendono il tutto molto interessante. Queste erano dunque le aggiunte. Veniamo ora ai miglioramenti, ed una grande cosa che finalmente è stata migliorata è l'implementazione MIDI, e mi viene proprio dal cuore dire era ora, perché ancora ai tempi che facevo parte del beta testing di Edrush, quindi dal 2017, che le persone chiedono un'implementazione MIDI degna di una macchina di questo calibro. Finalmente, luglio 2025, questa implementazione, e adesso ve la vado a mostrare, è stata finalmente rilasciata. Di che cosa mi riferisco? Faccio prima a mostrarvelo. Edrush è stata migliorata sotto l'aspetto sia della ricezione dei messaggi MIDI sia dell'invio di messaggi MIDI. Quindi, ad esempio, se vado su Hardware Assign, posso scegliere che quando scelgo un preset vengano inviati fino a 5 messaggi MIDI. Infatti, cliccando su Mid Send posso scegliere fino a 5 messaggi MIDI che vengono inviati quando carico questo preset. Il tipo di messaggio lo posso scegliere da qui, se voglio un program change, un control change e via dicendo. Posso scegliere i vari parametri, quali tipo il numero di messaggio ed il valore del messaggio. Ma non solo, posso anche prendere questa mia configurazione e salvarla come un preset, in modo tale da recuperare queste impostazioni per un secondo utilizzo successivo. Ma la cosa interessante è che posso assegnare anche uno qualsiasi dei food switch per l'invio di questi 5 messaggi MIDI. Mi basta scegliere sempre qui su Hardware Assign uno dei vari food switch e selezionare MIDI Out, New Edit, ed ecco che ci troviamo sempre all'interno della stessa interfaccia di prima. Ora, per esempio, qui mi dirà che posso dargli un nome e via dicendo, mi diamo Apply, ed ecco che è stato assegnato al pulsante numero 3 l'invio dei miei messaggi MIDI. Ma ovviamente è stato implementato anche tutto ciò che riguarda la ricezione di messaggi MIDI. Ricordiamoci infatti che Edrush ha sempre avuto un grosso deficit per quanto riguarda la possibilità di essere controllata via MIDI. Ebbene,
finalmente l'implementazione MIDI è stata estesa. Per conoscere i nuovi messaggi MIDI dobbiamo avvalerci dunque del nuovo manuale aggiornato, quindi andiamo sempre sul sito Edrush, io scelgo la mia Edrush Core, scendo un po', seleziono Download e poi seleziono Edrush Core User Guide 4.1. Qui mi basta andare nella sezione External MIDI Control di pagina 63 e come possiamo vedere abbiamo tutti quanti i control change relativi alla funzione desiderata, che è questa caso questa implementazione MIDI è stata notevolmente migliorata, notevolmente estesa rispetto a prima. Ora possiamo per esempio richiamarci le scene dall'1 alla 10, possiamo non solo attivare o disattivare i blocchi, ma possiamo ad esempio anche avanzare o retrocedere con i preset. Possiamo aumentare e ridurre il global tempo, possiamo attivare o disattivare se abbiamo magari qualche pedale esterno, mi viene in mente il pedale di espressione, possiamo aumentare o ridurre il pitch del Practice Tool e via dicendo. Questa è una grande cosa chiesta e anche agoniata veramente da tanti e da molto tempo. Altri miglioramenti riguardano Amp Cloner, infatti è stato migliorato tutto il processo di profilazione in modo da avere delle frequenze basse più definite e soprattutto un maggiore dettaglio, una maggiore precisione nella profilazione di amplificatori mid gain, high gain e pedali di tipo fuzz. Quindi praticamente è stato fatto un miglioramento veramente importante su tutto quello che è la capacità di Edrush nel profilare suoni distorti. Un altro parametro è stato aggiunto a tutti gli amplificatori Edrush e Revolver. Questo parametro lo troviamo in fondo, si chiama Out Level. È un parametro che ci permette di regolare in maniera lineare il volume di uscita. Personalmente lo reputo alquanto inutile, dal momento che si poteva fare la stessa cosa scegliendo all'interno del blocco amp la sezione di equalizzazione e aumentare out gain. È esattamente la stessa identica cosa. In questo caso abbiamo un altro controllo di livello posizionato qui. Male non fa, anche se superfluo. Per quanto riguarda l'accordatore integrato abbiamo la possibilità ora di scegliere il range, ossia se deve essere per basso o per chitarra. Inoltre per quanto riguarda il metronomo, nel time signature possiamo impostare 0. In questo modo ci verranno tolti tutti gli accenti. Detto questo, è un aggiornamento veramente interessante che non va solamente ad aggiungere degli effetti che comunque male non fanno, ma soprattutto va a migliorare tutte quelle cosucce che da tempo erano richieste dagli utenti Edrush. In particolar modo l'implementazione MIDI, che ricordo fino ad oggi era veramente molto carente, e naturalmente anche il miglioramento della profilazione, quindi del Amp Cloner, perché sappiamo che rispetto alla concorrenza Edrush nella profilazione era quella che se la cavava, diciamo così, meno meglio. Con questo aggiornamento si spera che i risultati da ora in poi siano migliori. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile per capire come fare ad aggiornare, ma soprattutto anche quali sono le novità introdotte. Come al solito io vi invito a lasciare un like, cliccare sulla campanellina e iscrivervi al canale, e se volete potete fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao!